Bentornati a tutti a questo fantastico video. Come vedete in mano ho un pezzo bomba, ovvero la prima collaborazione fra Ray-Ban e Facebook. Il modello è il Wayfarer, ovvero viandante, un modello vendutissimo da un sacco di anni su Ray-Ban. Il modello perfetto per aggiungerci che cosa? Ma ovviamente il digitale e tutto il supporto tecnologico e tecnico da parte di Facebook. Il colore da me scelto è il Matte Black con le lenti grigie scure, ma ne abbiamo altre 6 colorazioni e altrettanto per le lenti, quindi un sacco di combinazioni per questo modello di culto. E soprattutto volevo dire perché l'ho comprato, perché è un modello zero, il primo della storia fra Ray-Ban e Facebook. Quindi a livello tecnologico ovviamente avrà dei limiti, ma a parte la qualità di Ray-Ban che è indiscutibile da un sacco di anni, questo modello diventerà un oggetto di culto, quindi doveva essere mio a tutti i costi. Il prezzo siamo sui 320 euro, ma sono sicuro, se sono abbastanza furbi, quando andranno esauriti i prezzi ovviamente andranno alle stelle, perché diventerà un oggetto da collezione. Quindi fra tanti anni potremo dire ai nostri figli: io avevo il primo modello di occhiale Ray-Ban intelligente. Siete curiosi di vedere come me cosa c'è all'interno? Subito dopo la sigla. Ed eccoci qua con questa confezione di design molto bella, non ci aspettavamo niente di meno da Ray-Ban. Andiamo a togliere la nostra amata pellicina, strappiamo il sigillo di garanzia e andiamo a sfilare la nostra confezione. Packaging davvero top, non mi aspettavo niente di meno da ovviamente un brand top di gamma. Ecco qua già la novità: sembrerebbe una normale custodia, invece è una custodia di ricarica. Queste custodie stanno diventando sempre più importanti, lo abbiamo già visto nella Insta-Go 2, vi lascio il link qui sopra, con oggetti molto piccoli. Ovviamente la prima cosa, il primo limite è la batteria. Con un case di ricarica sempre nelle vicinanze riduciamo un po', diciamo, questa limitazione. Quindi quando apriremo il nostro case andremo a trovare i nostri occhiali. Sono davvero belli, a parte che è il modello che uso spesso. Non ho mai comprato un occhiale Ray-Ban, diciamo, perché sono molto costosi, io tendo a perderli o romperli molto spesso, quindi speriamo non succeda anche questa volta. Però non sono uno che va a spendere cifre esorbitanti per gli occhiali di solito. Questa volta ovviamente, unendo la bellezza di un occhiale alla tecnologia e soprattutto essendo, come vi ho già spiegato, un prodotto zero, diciamo, non potevo fare a meno di comprarli. Ok, come andremo a vedere, gli occhiali pesano leggermente di più di un paio di occhiali normali, ma se andiamo a vedere le dimensioni davvero non sono per niente grossi. Abbiamo leggermente uno spessore maggiore delle bacchette, ma non ci fa pesare il fatto di avere una telecamera al suo interno, e non solo, perché poi andremo a vedere che non c'è solo una telecamera. La cover bella robusta e solida, anche questa qua, come vedete abbiamo un bel LED di notifica. Anche questa qua, diciamo, porta USB Type-C, quindi l'ultima tecnologia di ricarica, molto bella, sia da tenere in mano che da avere, e anche molto utile perché ci servirà per ricaricare il nostro occhiale. Qui abbiamo una scatolina magica che andremo a vedere in seguito. Prima andiamo a vedere il nostro cavo normalissimo
USB Type-C per la ricarica del case, come vi ho fatto vedere. Poi l'occhiale si andrà a ricaricare appoggiandosi con questa parte qua quando noi riporremo nella custodia gli occhiali. È molto comodo perché non dobbiamo avere cavi e tutto il resto, basta metterli nella loro custodia in qualsiasi borsa o da qualsiasi parte. I nostri occhiali si ricaricano in men che non si dica. Andiamo a vedere all'interno di questa scatolina cosa troviamo. Questo packaging è fantastico, abbiamo le istruzioni, garanzia e il più classico sacchettino dove tenere gli occhiali senza custodia. Ovviamente con questo qua non si riuscirà a ricaricarli, ma se abbiamo bisogno di spazio o essere più agili possiamo usare anche il sacchettino normale, come se fosse un occhiale normale. Ok, ovviamente non essendo occhiali normali abbiamo anche delle istruzioni. È molto utile e intelligente leggere subito per capire e sfruttare al meglio il potenziale dei nostri occhiali. È scritto anche in italiano perché ovviamente la Ray-Ban è di Luxottica e Luxottica è italiana, e questa è una grossa fortuna per noi e dobbiamo sfruttarla. Come vedete abbiamo un pulsante di accensione interno, poi pulsante di acquisizione sopra, molto comodo. Poi ci fa vedere che abbiamo le cameras che sono due, ma poi l'immagine sarà una, quella catturata. Un touchpad. Il touchpad è un'altra buona tecnologia perché come vi ho già detto non è solo una fotocamera, che forse è anche la parte tecnologicamente meno avanzata, ma è anche un music player, quindi ci farà anche da cuffie. Non sono a induzione nell'orecchio, quindi anche quelli a fianco a noi sentiranno quello che ascoltiamo, ma anche qui abbiamo la comodità di non doverci portare cuffie o altre cose dietro, basterà portarci i nostri occhiali. E cosa ancora più utile, avendo come vediamo il microfono, lo potremo usare anche per rispondere al telefono, quindi sì, magari sentiranno le nostre conversazioni, ma se stiamo correndo, se siamo in motorino, se siamo in qualsiasi altra situazione che abbiamo le mani occupate, possiamo rispondere con i nostri occhiali. Ovviamente anche lì il microfono avrà delle limitazioni perché non è un microfono direttamente sulla bocca, è un omnidirezionale, quindi col vento sarà casino e tutto il resto. Poi farò delle prove in futuro, ma è una cosa molto ma molto comoda. Poi abbiamo per la nostra privacy, e detto da Facebook fa abbastanza ridere, due LED di notifica che ci fanno capire quando stiamo riprendendo. Uno esterno per chi abbiamo davanti e un interno per, diciamo, comodità, per sapere o ricordarci se stiamo riprendendo. Ovviamente la tecnologia degli occhiali lavora con la tecnologia di un'applicazione, anche perché voci di corridoio dicono che Zuckerberg voglia un po' non dipendere più dagli altri tipo Apple o chi gestisce i cellulari, e vorrebbe, immagino, un futuro con solo occhiali, passare dalla tecnologia di la dipendenza tra virgolette del cellulare a una dipendenza degli occhiali, quindi lavorerà in questo per il futuro. È una cosa molto ma molto interessante, e anche la Xiaomi ci sta lavorando e non vedo l'ora che escano i loro occhiali. Quindi ora dovremo andare a scaricare l'applicazione per far lavorare insieme gli occhiali, ma la prima cosa che bisogna fare è metterli in carica, perché ho visto altre recensioni arrivano da caricare all'inizio, e qua ci fa vedere come accenderli e spegnerli. Molto semplice, abbiamo un pulsantino all'interno, lato sinistro, verde accesi e rossi spenti. Quindi non è che bisogna essere dei mostri di tecnologia per capire come funziona. Qui abbiamo il nostro slide, qua abbiamo il nostro pulsantino, qui abbiamo le due fotocamere, qui abbiamo il nostro microfono, qui abbiamo il nostro LED di notifica, qui abbiamo il LED di notifica per chi ci guarda, il tasto di accensione, e poi qui abbiamo la zona che si ricarica. Lo farà in automatico quando lo appoggeremo all'interno della nostra custodia. Ok, ora un'altra cosa importante è imparare i controlli.
imparare i controlli, perché ovviamente meno pulsanti ci sono, più comandi daranno ogni pulsante, per non fare errori, perché poi ci si trova in una situazione, magari uno vuole fare una foto e fa un video, non è proprio piacevolissimo. Quindi anche qua è spiegato molto bene: premi una volta per iniziare a registrare un video, tieni premuto per scattare una foto. Questa è una piccola pecca, perché di solito è il contrario da tutte le parti, quindi non so perché abbiano fatto questa scelta, perché forse vogliono dare più risalto ai loro video che alle loro foto, perché si vede che magari fanno meglio i video che le foto, però di solito è un pulsante la foto, tenere premuto per il video. Ricordatevi che qua è il contrario. Control playback: allora tocco una volta per riprodurre o mettere in pausa, quindi mentre stiamo ascoltando la nostra musica, come vi stavo dicendo, tocca 2 volte per andare avanti, tocca 3 volte per tornare indietro, quindi invece di avere a destra e a sinistra l'avanti e indietro abbiamo solo il tocco, perché poi con lo slice andiamo solo a aumentare e diminuire il volume. Ecco qua l'altra innovazione, come vi dicevo, rispondere alle chiamate. Anche qua sarà molto semplice: tocca 2 volte per rispondere, tocca 2 volte per terminare la chiamata, quindi è diciamo un play, toccare 2 volte. Invece teniamo premuto per rifiutare la chiamata. Anche qua, se non impariamo bene i comandi, poi magari non vogliamo rispondere e rispondiamo, non ci facciamo una bella figura. Ed ecco qua un'altra cosa interessante, ovvero la possibilità di avere l'assistente. Come si attiva? Si tiene premuto e si dice ehi Facebook, quindi anche Zuckerberg finalmente ha il suo assistente, anche se poi si appoggia sicuramente su qualcun altro, però si è tolto questa piccola soddisfazione anche lui. E per annullare un comando invece si tocca di nuovo e si dice ehi Facebook cancel. I comandi vi ricordo che sono ancora in inglese. Poi qui abbiamo la parte del LED sulla cover per capire quando è carica e quando è scarica. La custodia deve essere caricata, come vi dicevo la prima volta, quindi la metteremo subito in carica, e anche gli occhiali devono essere caricati. Arancione, come abbiamo visto prima, carica parziale; verde, carica completa, quindi molto ma molto semplice da capire. Qui non lo dice, ma io conoscevo i comandi: e Facebook take a photo, cioè fai una foto, e Facebook take a video o start the video, non mi ricordo, poi vedremo nello specifico dopo, e inizia a riprendere. Quindi anche lì, senza usare le mani, possiamo avere dei comandi vocali. Questo, come vi ho già ricordato, non sarà certo il prodotto di ripresa video dell'anno, ma è il prodotto zero per il futuro. Stiamo vedendo il futuro, stiamo vedendo la strada che vogliono prendere 2 grandi aziende come Ray-Ban e Facebook, quindi non possono fare altro che migliorare. Però visto che a noi le cose piace testarle, ora andiamo a vedere i video e le foto che fa il nostro occhiale, ma prima di tutto mettiamolo in carica. Ok ragazzi, dopo aver ricaricato al massimo sia la nostra custodia, vediamo luce verde, che i nostri occhiali, andiamo a installare sul cellulare l'applicazione. Si chiama Facebook View App, mi raccomando, guardate questo logo, c'è sia per Apple Store che Google Play. Ok, qui come vediamo continuiamo ovviamente con la nostra iscrizione a Facebook e accediamo. Ci riconosce subito. Ok, e ci spiega, molto semplice, quindi non ci vorranno competenze chissà di quale livello per collegare i nostri occhiali. Quindi inizia accendendo gli occhiali, scorri e tieni premuto il pulsante di accensione verso le lenti finché il LED di notifica inizia a lampeggiare di bianco, quindi rilascialo. Quindi andiamo a prendere i nostri occhiali, il nostro LED di notifica bianco, eccolo qua, preso subito, ok, e andiamo avanti. Attendi che il LED diventa verde, ok, ancora bianco, tac, verde, avanti. Inserisci la modalità di associazione degli occhiali, scorri e tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e rilascialo quando la spia blu lampeggia. Ok, quindi dobbiamo tenere premuto questo per 5 secondi, spia blu che lampeggia, quindi facciamo avanti e ricerca gli occhiali. Qui ci dice collega con View RB Stories, ci clicchiamo sopra, connessione, accoppia connetti, ovviamente il cellulare ci dice sei sicuro, noi diciamo sì che siamo sicuri e parte l'attivazione.
Ok, poi ci sarà la ricerca degli aggiornamenti. Ovviamente scarichiamo gli aggiornamenti, usiamo i dati mobile e partiranno con gli aggiornamenti. Per essere sono anche aggiornamenti veloci rispetto al solito. Ok, sono passati tipo 10 secondi. L'aggiornamento, ovviamente Facebook ha bisogno dell'accesso alla posizione rete wifi per il trasferimento di file grandi. Va bene, lo consentiamo. Consenti ovviamente solo mentre usiamo l'app, che non vogliamo troppo ledere la nostra privacy. E parte l'aggiornamento degli occhiali. Qui ci dice 4 minuti rimanenti, quindi è veloce a scaricare l'aggiornamento, un po' meno a farlo. Ovviamente mentre fa l'aggiornamento qua la lucina lampeggia. Mi raccomando, non chiudiamo né cellulare né occhiali, non tocchiamo niente perché può essere pericoloso spegnere qualcosa durante un aggiornamento. Ok ragazzi, dopo circa 4 minuti abbiamo il nostro aggiornamento e parte il nostro tutorial per scoprire gli occhiali. Usa Facebook Assistant per scattare foto e registrare video tramite la tua voce. Basta dire "Hey Facebook, take a photo". Disponibile in inglese, Facebook Assistant elabora le registrazioni vocali, le trascrizioni e dati correlati relativi alle tue interazioni vocali per fornire questa funzione. Quindi lo configuriamo subito ovviamente. Vuoi usare Hey Facebook per attivare? Se abiliti Hey Facebook, Assistant si attiverà quando rileva questa parola di attivazione e potrà così rispondere alle tue richieste. Puoi disabilitare la parola di attivazione nelle impostazioni in qualsiasi momento. Se scegli di disabilitare Hey Facebook, puoi comunque tenere premuto il touchpad per usare Assistant. Ok, quindi possiamo usare Hey Facebook. Vuoi archiviare trascrizioni per migliorare? Non archiviare, meglio non archiviare. Scopri come acquisire foto e video con comandi vocali e come riprodurre i tuoi contenuti multimediali preferiti. Molto comodo e molto utile. Scatta una foto. Tieni premuto per scattare una foto. Il LED bianco di notifica lampeggerà ed emetterà un suono durante l'acquisizione. Dobbiamo tenere premuto. Teniamo premuto, puntiamo il Facebook e vediamo se ci arriva la notifica. Fa proprio il rumorino dello scatto, quindi è molto carino. E abbiamo scattato una foto. Poi ci mette qualche secondo per l'acquisizione. Registra video. Premi una volta per registrare un video di 30 secondi. Premi di nuovo per interrompere la registrazione. Il LED bianco di notifica resterà attivo durante la registrazione. Quindi premiamo una volta velocemente. Ecco che inizia a registrare. Tanto vediamo come vengono presi tutte le mie cianfrusaglie sulla scrivania. Rischiacciamo e si ferma la registrazione, quindi anche un video è stato registrato. Ovviamente il LED qua ci aiuta perché adesso, vedendo che il LED è spento, abbiamo capito che la registrazione si è interrotta. Ricordatevi che il massimo di registrazione sono 30 secondi. Qui ovviamente abbiamo un LED di acquisizione che adesso vediamo per far capire alle persone che stiamo riprendendo. Quindi ora vi state vedendo fra telecamere, come vedete c'è il LED. Anche questa parte l'abbiamo fatta. Catturare contenuti con i comandi vocali. Quando Facebook Assistant è abilitato, e non l'abbiamo abilitato prima, si può dire questa frase qua e prendiamo una foto. Quindi ci mettiamo i nostri occhiali e Facebook, take a photo. Perfetto, ci mette qualche secondo per l'acquisizione, ma è molto intuitivo anche perché i rumori si sentono perfettamente. Il video è la stessa cosa, non lo riprendiamo e riproduciamo il video. Ascolta contenuti multimediali dal telefono e dalle tue app. Tocca una volta per mettere in pausa o riprodurre l'audio. Tocca 2 volte per andare avanti, tocca 3 volte per tornare indietro. Proviamo un secondo anche perché non so cosa mi attivi nel cellulare. Ok, questo bisogna provarlo con Spotify. Poi per regolare il volume scorri in avanti per alzarlo, scorri indietro per abbassarlo. Questo è abbastanza semplice. Risponde alle chiamate, tocca 2 volte per accettare una chiamata, tocca una volta per terminare la chiamata. Tocca 2 volte per accettare la chiamata, tocca 2 volte di nuovo per terminare la chiamata. Tieni premuto per rifiutare la chiamata, questo lo avevamo già visto. Il LED di notifica è bianco quando registra o quando vi fa delle foto, verde pronto all'uso, arancione batteria quasi esaurita, rosso quando non abbiamo più batteria, dovremo rimetterlo nella cover di ricarica. Ovviamente il tutorial è
possibile guardarlo sempre. Ok, Facebook raccoglie i dati, questa è un po', diciamo, le critiche maggiori che ho avuto da questo punto di vista sulla privacy. E ovviamente vuoi condividere o no, non condividiamo. Poi ti dice vabbè di rispettare gli altri, non puoi usare impossibile mentre guidi, non è vero. Ora puoi mostrare alle altre persone come funziona la acquisizione per far vedere quando stai registrando, tra parentesi. Poi andiamo un po' nell'applicazione, importa le tue prime foto e i tuoi video, tocca il pulsante e assicurati che Facebook View abbia l'autorizzazione a connettersi agli occhiali quando vuoi importare contenuti acquisiti. Ora, come vedete qua abbiamo già scaricato, consentiamo e mantieni acceso durante, consentire sempre la posizione di questo dispositivo, mantieni acceso durante l'uso, così risparmiamo anche un po' di batteria, perché a quanto si evince riesce anche a capire le foto dove sono state scattate e le raggruppa anche non solo per data ma anche per luogo di scatto. Sta importando le foto. Ok, perfetto, come vedete abbiamo quelli senza numerino, sono le nostre foto, quelli invece con il minutaggio sono le riprese. Come vedete la qualità non è superiore, però comunque è una cosa molto ma molto figa da fare. Perfetto, ora abbiamo applicazione, i nostri occhiali, abbiamo imparato ad usarli, parliamo anche un test con la musica soprattutto per capire quanto gli altri possono ascoltare le nostre conversazioni all'esterno e poi ci vediamo per le conclusioni finali. Ok ragazzi, finalmente arrivati alla prova del 9, ovvero quello che in tanti si chiedono e mi hanno chiesto di provare, ovvero l'audio, quanto si sente, se si sente da altre persone. E inizio col dire che all'orecchio si sente benissimo perché sono casse fatte veramente bene, quindi anche andare, non so, in motorino, correre con questi occhiali diventa veramente un'esperienza incredibile, perché non abbiamo il peso, le cuffie, il fastidio delle cuffie e sentiamo la musica perfettamente. Quindi ora rimane solo da provare cosa sentono gli altri, quindi iniziamo con un medio volume per noi e il microfono ovviamente è omnidirezionale, quindi sente come potrebbero sentire qualsiasi altra persona nella stanza. Non mi resta che accendere la musica di Spotify e vedere cosa sentite. Ovviamente ho cercato una playlist senza copyright, speriamo che non mi blocchino il video. Ok, io sto sentendo la musica molto bene a medio volume. Come vedete, volume medio. Ora lo alziamo. Ora sento molto forte. Ora vado al volume minimo per sentirlo io. Ok, questo per me è abbastanza basso ma sento ancora bene. Voi siete a una distanza di 30 cm, quindi molto vicino. E ora rialziamo di nuovo. Come abbiamo visto prima, si può abbassare il volume fino a 0, poi alzarlo al massimo. Ora proviamo a fare una telefonata e vediamo quanto sentite della mia telefonata. Quindi mi farò chiamare dal mio amico Enrico, che finalmente finirà anche lui con la voce almeno in un mio video, è il proprietario della pista RC che ho già provato una volta e poi lo vedremo anche prossimamente in un altro video in officina perché è un meccanico e appassionato di modellismo. Quindi ora quando arriverà la sua chiamata risponderò direttamente dagli occhiali e scopriremo quanto gli altri possono sentire le conversazioni telefoniche che avete. Il volume, come sempre, è impostato a media intensità. Poi adesso viene un video molto lungo, ma faremo anche un video di registrazione audio in condizioni di traffico e di movimento. Ok ragazzi, la telefonata è arrivata, ora proviamo a prenderla direttamente dai nostri occhiali. Pronto Eri, mi senti? Parlo con l'agente segreto youtuber 000 Sì, allora io ti sento bene, sto riprendendo come se un'altra persona mi guardasse e dobbiamo scoprire se anche loro sentono la conversazione telefonica che sto avendo con te in questo momento.
Quindi ora prova a dire un segreto che nessuno sa, quindi poi scopriremo dopo se lo sapranno tutti i miei follower oppure non lo ascolterà nessuno. Lo so, ecco, ma non è un segreto, lo sanno un sacco di ragazze sparse per il mondo, purtroppo. Ok, adesso provo a alzare, questo qua era il livello intermedio di audio e già io ti sento bene. Aspetta, attenzione, visto che stai riprendendo, mi raccomando iscrivetevi al canale. Un po' di marchette, aspetta che alzo il volume così le fai meglio le marchette. Prova a riparlare. Allora, stavo dicendo a tutti gli ascoltatori, mi raccomando iscrivetevi al canale di Enrico Costa RC e pollice in su, mi raccomando. Ok. Ha detto, non so se si sentirà perché, di iscriversi al suo canale, quindi vabbè, poi vi lascio il link se mai in descrizione. Comunque questo era un test, tu mi senti benissimo comunque direi. Io ti sento benissimo. Ok. Sembra come se parliamo proprio che hai il telefono in mano, bene. Perfetto, allora per ora ti ringrazio, poi dal video scoprirai se questi tuoi segreti che mi hai appena detto si sono sentiti oppure no. Il super segreto. Super segretissimo. Saluto a tutti. Ciao Henry, Ciao. buona giornata. Ok ragazzi, ora non mi resta che andare a montare il tutto e scoprire insieme a voi se l'audio si è sentito oppure no. Ed eccoci arrivati alle conclusioni finali. Prima di dirvi cosa ne penso, volevo fare un ultimo test, ovvero pesare quanto un paio di occhiali simili normale pesa e quanto loro pesano. Quindi ho fregato un bilancino dalla cucina, ok, adesso andiamo a pesare questi e abbiamo, forse voi non riuscite a leggere, 29 grammi, invece loro pesano 49 grammi, quindi sono 20 grammi in più. Vi posso assicurare che se non avete proprio particolari problemi con il peso degli occhiali non si sente quasi la differenza e non vi danno fastidio, anche perché sono stati ben bilanciati nel peso. Forse un po' più sul naso sentirete il peso, ma per il resto non danno problemi. Per quanto riguarda il test dell'audio appena registrato, volevo anche aggiungere che era un ambiente completamente silenzioso. Quindi sicuramente in un ambiente un po' rumoroso o per strada non si avranno gli stessi risultati, si sentirà molto meno quello che noi stiamo ascoltando negli occhiali. In un ambiente chiuso invece ovviamente si sentirà di più, ma tanto se stiamo parlando con qualcuno invisibile sicuramente non abbiamo problemi a far capire alla gente che stiamo parlando al telefono o ascoltando della musica. Un'altra cosa per cui non ho avuto il tempo, perché il video è diventato davvero lungo, è la qualità delle immagini e delle foto. Ovviamente è un sensore piccolo, quindi per fare delle riprese decenti ci vorrà tanta luce. Con poca luce l'immagine si sporca davvero tanto, quindi anche qui non è il loro punto di forza, ma per fare delle foto per come è nato da postare degli stati su Facebook va benissimo. Ricordatevi solo di farlo in condizioni di luce ottimale, quindi tanta luce come per tutte le, diciamo, le fotocamere low cost. Li ho provati per un paio di settimane ed è diventato sicuramente un accessorio imprescindibile. Forse hanno un po' sbagliato il momento del lancio perché è estate finita, i giochi sono fatti, però sicuramente per gli amanti degli occhiali è un pezzo assolutamente da aggiungere alla propria collezione. Per i più pignoli volevo farvi anche notare che chiudendoli non rimangono perfettamente allineati, non capisco perché fisicamente non si riescono a chiudere bene, quindi rimarranno appoggiati un po' storti. Quindi nel prossimo video faremo un approfondimento sulle immagini e sui video e su come funziona l'applicazione, e faremo anche un tutorial più tecnico su come usare l'applicazione e usare quei 2 o 3 applicazioni che vi permettono tramite Facebook View un montaggio delle immagini tra virgolette, perché sono cose molto semplici, però in futuro potranno sicuramente essere ampliate. Quindi a voi non resta che iscrivervi al canale, mettere un bel like per valorizzare tutto il mio lavoro fatto in questi giorni. Se avete domande fatemele qui sotto, perché vi posso già dare delle anticipazioni e soprattutto rispondere se avete dei dubbi prima di comprare questi occhiali. Io ovviamente li consiglio, li ricomprerei e soprattutto hanno un prezzo adeguato alla qualità e all'innovazione che hanno. Ora vi lascio al mio assistente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te.
In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.